Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di novembre 2023. E abbiamo la carta del matto, amici della bilancia. Devo dire che quando c'è il matto si parla sempre di un nuovo impulso, di nuove avventure, di emozioni e sentimenti puliti, genuini. È una carta che parla anche di bambini e ricorda l'ingenuità e la curiosità anche dei bambini. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. La vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Queste sono letture generali, possono riguardare gli affetti familiari, di amicizia o di relazioni di coppia. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà e se siete single ho già pubblicato le previsioni per novembre, le potete integrare con queste letture. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per la seconda metà di novembre. Abbiamo un cavaliere di spade, la ruota della fortuna, un 6 di bastoni, un 6 di pentacoli, la giustizia, la forza, l'imperatore e la torre. Wow ragazzi, su 8 carte avete ben 5 arcani maggiori. Diciamo su 7 ne avete 3, poi questo esce in più, io le prendo sempre quelle che escono in più, però la lettura sono 7 carte normalmente. Comunque è bella pregna di energia importante, di energia densa questa parte di novembre per voi. Allora ragazzi, qui si parte da un cavaliere di spade, può rappresentare una persona, può rappresentare anche un'attitudine, ma qui vedendo poi anche la ruota della fortuna ho come la sensazione che qualche dinamica andrà a cambiare nella terza settimana di novembre. Considerato che il cavaliere di spade può far riferimento a qualcuno che scappa, ho come la sensazione che qui ci potrebbe essere un cambio di scena nella terza settimana di novembre. E vi dico anche che potrebbe esserci una sorta di insofferenza per riuscire a ripristinare l'equilibrio in modo veloce. L'equilibrio viene cambiato dalla ruota della fortuna. È vero che quando c'è la ruota della fortuna, ragazzi, sono sempre cambi molto molto positivi, sono aiuti inaspettati, sono occasioni che arrivano, però è vero che ogni cambio porta una sorta di destabilizzazione, anche se è un cambio positivo. Partiamo dal cavaliere di spade, andiamo a vedere carta per carta. Allora abbiamo la temperanza e la forza un'altra volta che è già uscita. È come se avessi bisogno di prendere il coraggio a due mani per andare verso questo cambio. In questo caso sento che sia più un'energia che non una persona il cavaliere di spade, però ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Sta di fatto che è come se dopo un periodo di riflessione, un periodo di pazienza, un periodo dove ci si è dedicati un po' alla propria guarigione, è come se si prendessero in mano le redini della propria vita e si facesse una scelta, ed è per quello che poi arriva la ruota della fortuna che adesso andiamo a vedere. Abbiamo un fante di bastoni e un 7 di pentacoli. È interessante come abbiate due carte di attesa, però qui è come se ci fosse... Allora, il fante di bastoni può essere una persona nuova che arriva, o vi dirò che potrebbe far riferimento al fatto che avete tanto entusiasmo per
questo cambio che sta per arrivare, però le carte qua vi dicono che bisogna un attimino stare calmi, bisogna portare pazienza, bisogna mantenere un atteggiamento positivo durante la fase di cambiamento. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo una regina di spade e un 10 di coppe. Ragazzi, qui ho la sensazione che il cambio di questa ruota della fortuna vada verso questo 10 di coppe. È come se qui qualcuno volesse qualche cosa di stabile, qualche cosa di riconosciuto, qualche anche solo riconoscimento magari da parte di una persona di fronte a voi o di fianco a voi, insomma, anche al di sopra di voi, potrebbe anche essere un familiare, un padre o una madre. Però è come se ci fosse la necessità di venir riconosciuti dall'esterno. È come se mancasse un risultato, nonostante la ruota della fortuna, intendo. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Abbiamo un 9 di bastoni e un 5 di coppe. Ragazzi, io qui sento, considerato anche che il matto è collegato al fare il salto di fede, quindi ad avere fiducia, 7 di pentacoli è una carta che vi dice di mantenere un atteggiamento positivo durante questo cambio, questa trasformazione, questo nuovo inizio. Qui è un po' come se vi dicessero che avete bisogno di calibrare quello che date fuori e quello che date dentro, ok? E perché avete questa tendenza probabilmente a dare troppo, perché il matto parla anche di una persona che è tanto aperta di cuore, che è genuina, anche ingenua, e alla fine è come se rimaneste voi stessi senza forze. E possono essere forze monetarie, perché è un 6 di pentacoli, o forze fisiche proprio. È come se avessi bisogno di mettere dei limiti con delle persone. Se volete raggiungere questo risultato, avete bisogno di iniziare a mettere dei limiti, delle regole. Perché è come se nella seconda parte di novembre questa abbondanza, questo cambio di cui ci parla la ruota della fortuna, vi portasse ad essere molto più aperti, ma dovete fare attenzione perché l'essere troppo aperti, senza questa capacità di discernimento sul con chi vale la pena condividere o cose di questo genere, vi potrebbe, a parte stancare tantissimo, continuamente dare, 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 e poi vi rende sprotetti, cioè non protetti. E voi in questo momento avete bisogno di erigere delle barriere se volete raggiungere i risultati del 6 di bastoni. Però andiamo a vedere questa carta della giustizia, perché è al contrario. Asso di pentacoli, 3 di coppe e 9 di spade. Allora ragazzi, qui la giustizia al contrario può fare riferimento a due cose. Allora, la prima cosa è una rottura di un contratto, di un accordo o di un equilibrio. Tenete presente che avevate la ruota della fortuna qui, quindi o sì qualche equilibrio cambia. Una seconda versione è il fatto che nell'ultima parte di novembre potreste vivere qualche tipo di ingiustizia. Potrebbero essere degli amici, potrebbero essere persone che comunque sono vicino a voi. Per quello che vi dico, voi siete in questa fase di apertura perché magari le cose vi girano bene, però fate attenzione, mm, perché c'è qualcuno che insomma potrebbe appunto svelare qualche cosa che non dovrebbe. Quindi voi state zitti, non parlate troppo, non fate vedere che sapete o non
comunicate al mondo esterno quali sono i vostri cambi, se vincete il gioco, perché la ruota della fortuna parla anche di quello, non dite niente a nessuno, soprattutto se sono grossi somme. Continuate a tenere un basso profilo, fate la vita di sempre, perché certe persone veramente sono proprio lì solo per risucchiare la vostra energia, qualsiasi essa sia. Soprattutto con questo 6 di pentacoli, che è una carta che parla di forte generosità, ok? Qui c'è da rimettere in equilibrio quello che si dà fuori e quello che si dà dentro. Quanto posso dare agli altri e quanto invece adesso ho bisogno di tempo per me. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo un 2 di pentacoli e un fante di coppe. Ragazzi, qui con la forza si tratta di prendere una decisione, di uscire dall'eterno ciclo che si riperpetua, che continua. Ho come la sensazione che qualcuno potrebbe venire una nuova idea e vi dirò, avendo la forza 2 di pentacoli e questo fante di coppe, ho come la sensazione che qualcuno possa arrivare a fare una proposta per uscire da questa situazione, diciamo di troppa generosità, di troppa apertura, di troppa ingenuità. Tenete presente che l'ultima carta è l'imperatore, questa è uscita dopo, non mi piace neanche, io la toglierei, però vabbè, ormai è uscita. Andiamo a vedere l'imperatore. Asso di spade, 3 di spade. Ragazzi, qui si tratta di essere determinati, E con questa torre non abbiate paura di interrompere quello che dovete interrompere, fondamentalmente. Ricordatevi che anche la giustizia taglia, e qui c'è un asso di denari che è un nuovo inizio. Asso di denari e ruota della fortuna sono carte di forte abbondanza economica, di nuovi inizi, di nuove possibilità che si aprono, di nuovi cammini, nuove strade che possono dare dei risultati, quelli che mancavano qui, no? Però abbiate pazienza, infatti avete anche 2 carte di pazienza, perché le cose piano piano stanno cambiando. Quando ci sono i cambi della ruota della fortuna, e tenete presente che anche qui avete la torre, sono cambi molto molto veloci. È come se il periodo di attesa fosse finito per voi. Infatti avete anche lo 0, il matto, che è un nuovo inizio, e un ciclo che si chiude per riaprirsi. C'è tanto entusiasmo, ma rischiate anche di cascare un pochettino nell'ingenuità, quindi occhio con chi vi aprite, occhio a che cosa dite, perché potrebbe arrivare una qualche ingiustizia. Io ho detto dagli amici prima, però è da prima che sento che potrebbero essere dei colleghi di lavoro. Magari sono colleghi che sono diventati particolarmente intimi o che sono diventati amici, insomma. Però sta di fatto che comunicando la vostra verità, è vero, c'è un 3 di spade, quindi sicuramente è una verità che potrebbe danneggiare qualcuno, potrebbe ferire qualcuno, però il punto è che l'asso di spade è qui perché vi serve per tagliare quello che non serve più, per raggiungere la stabilità, la prosperità e la solidità dell'imperatore, ragazzi. E qui, adesso, datemi un'altra carta per la torre. 4 di coppe e mago, wow! Ragazzi, qui, allora, la torre non la vedrete arrivare, questo ve lo dico. Non la vedrete arrivare. Però c'è un cambio, c'è un crollo dell'ego, c'è un distacco da quello che erano i risultati che noi pensavamo essere necessari per essere riconosciuti, o per avere le cose sotto controllo, o per avere quel senso di appagamento che noi pensavamo. In realtà qui qualche cosa casca e si ricomincia per un nuovo e migliore futuro, direi, perché poi c'è l'imperatore. Quindi è un po' come se vi dicessero, nel momento in cui dovete effettuare dei tagli o date delle, cioè ci sono delle persone, per esempio, che vi chiedono, non so, ho vinto una cifra, ma quanto hai vinto? E come li vuoi spendere i soldi? E che cosa farai con quei soldi? Ma hai intenzione di regalarne una parte? Sapete, ci sono quelle persone che fanno 1000 domande. Voi rispondete, ancora non so, ancora non ci ho pensato, anche se sapete benissimo come li spenderete e via dicendo, però ancora non so. Perché? Perché c'è qualcuno qui che potrebbe, insomma,
creare zizzania, mi verrebbe da dire. C'è proprio un'ingiustizia con la carta della giustizia al contrario e c'è anche un qualche cosa, è come se iniziasse qualche cosa di cui poi potreste preoccuparvi parecchio con l'asso di pentacoli e il 9 di spade. Però qui si va verso la solidità, verso la stabilità, verso questa presa di potere personale, quindi non abbiate paura a essere fermi e a dire anche cose del tipo non ti interessa, cioè a mettere una barriera ben ferma con l'altra persona che non è un non so, che dà uno spazio a ok, me lo chiedi più avanti magari ti rispondo, è proprio un non sono cose che ti interessano, non sono tenuto a risponderti e via dicendo. Quindi rimanete fermi sulle vostre posizioni quando dovete comunicare la vostra verità e in un certo senso non vi preoccupate se qualche cosa intorno a voi cadrà, ok? Perché comunque la torre sinceramente ragazzi è una caduta dell'ego e è un qualche cosa di improvviso, quindi ho come la sensazione che potreste ritrovarvi senza appoggi da un momento all'altro mantenendo questo atteggiamento, però è l'atteggiamento necessario per arrivare a una stabilità, a una prosperità, anche a una casa per qualcuno, eh? Vi dico, la ruota della fortuna parla anche di eredità e qui abbiamo effettivamente la giustizia. Se così fosse, vi dico che qui si tratta di mettere le proprie barriere, di mettere i paletti. Potrebbe esserci lo svincolo di un contratto. Andiamo a vedere la risoluzione di un contratto piuttosto che... Non sono questioni burocratiche che si sbloccano, ma più che si interrompono. Per dare inizio a questo asso di denari. Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere un angelo. Tanti angeli. Wow, fidanzamento, ma che bello. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. C'è un cambio qui, ragazzi, e diciamo il desiderio qui è di raggiungere questo appagamento, questo completamento, ma vi dico che con il 4 dell'imperatore, che è il 4 è un numero di stabilità, si arriva a quella concretezza che stavate cercando. Meriti amore, sei degno di essere amato, quindi anche per chi avesse questo problema particolare con la generosità, quindi do agli altri, do tanto agli altri perché ho bisogno di sapere che così gli altri mi amano, ok? C'è un mantra che potete ripetere, io merito amore, ehm, in realtà sarebbe indipendentemente da quanto do, ok? Perché ognuno merita amore giusto per il fatto di esistere su questa terra, però per qualcuno è difficile meritare, è difficile accettare questo amore, si tende sempre a fare qualche cosa per gli altri per sentirsi accettati, per sentirsi amati, perché nel profondo si pensa di non meritare amore o di non essere abbastanza meritevoli. Giocosità, per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. Sì, qui ragazzi avevate anche un 2 di pentacoli, come se avessi bisogno di prendere le cose un po' più con filosofia, un po' più, diciamo, con divertimento. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. I contenuti riservati agli abbonati sono un riassunto di tutto quello a cui mi sono avvicinata io prima e durante la fase del risveglio spirituale che ho avuto. Vogliono essere una sorta di aiuto per tutte le persone che stanno vivendo un momento di trasformazione importante come questo. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!